Beh, ciao a tutti, ci rivediamo dopo qualche settimana per il nostro appuntamento con i nostri round table. Questa sera siamo in compagnia, come avevamo già annunciato, di nuovi ospiti, di nuovi fan che si uniscono al gruppo e che sono proattivi, ci aiutano. E quindi direi di partire davvero lasciando un attimo di spazio prima ad Alessandro per introdursi. Alessandro, dici qualcosa di dove sei, come mai sei qua, chi ti ha costretto a unirti a noi? Ciao a tutti, intanto vi ringrazio per l'invito per questa serata, sempre molto interessanti round table. Mi chiamo Alessandro e sono di Parma. Ci siamo conosciuti con Max nell'ultimo seminario inedito che è stato fatto appunto a Parma, 12.850 Before Present, Apocalisse nel Mediterraneo. Io ho aiutato Max ad organizzarlo, è stato molto piacevole, è stata una bellissima serata e quindi per questo mi trovo qui con voi. Bene, grazie Alessandro, e fra l'altro sei stato veramente un maestro di cerimonia assolutamente di top class, come dice il mio amico Mimmo. E invece Piero, cosa ci dici Piero? Da dove sbuchi tu, Piero? Eh, buonasera a tutti, sono Piero, io sono un corregionale di Max, siamo vicini di casa, ci siamo conosciuti un po' di tempo fa per caso fondamentalmente, poi abbiamo cominciato a frequentarci, abbiamo degli interessi comuni e questa sera è un onore essere invitato qua, è diventata una famiglia fondamentalmente. E quindi grazie dell'invito, insomma. Bene, Speriamo di poter contribuire. senz'altro. Poi già contribuisci con le nostre chiacchierate nella tua bella valle quando vengo a Eh, trovarti, vero? è una Fa- fortuna per me. Con Piero facciamo delle lunghe chiacchierate molto belle, infatti mi fa sempre molto piacere. Bene, allora cominciamo subito. Serena, trattieniti ancora un attimo dalle domande, che così partiamo. Niente, questa sera affronteremo fondamentalmente un argomento che deriva sempre dalle varie domande che vengono poste e che noi sempre affrontiamo in questi round table che poi dopo pubblichiamo su YouTube. Ricordiamo anche che invece i seminari, quelli completi, quelli che, boh, senza magari troppa arroganza, si possono anche definire piccoli documentari, se non altro per la durata, per il fatto che sono davvero omnicomprensivi, li trovate sulla Academy a questo indirizzo e sono disponibili in streaming. Bene, una delle questioni che caratterizza gli dei del diluvio come libro, ma soprattutto come logica e come direi spiegazione a tutte quelle evidenze che queste sì sono inequivocabili perché le troviamo come sempre un po' in tutte le discipline. Ebbene, tutte queste evidenze particolari che non si riescono, come vedremo anche adesso, a spiegare con la versione accademica delle varie discipline, qualunque esse siano la storia, l'archeologia, la biologia, vedremo che non si riescono a spiegare queste evidenze che invece si trovano inequivocamente col terreno. Quindi diciamo che sono un po' dei misteri, delle domande irrisolte. E, mentre vedremo che con queste ipotesi fantascientifiche che noi abbiamo diciamo, il coraggio forse di provare a considerare, beh, come spesso succede, tutti i tassellini poi finiscono per andare a posto, che il che non vuol dire chiaramente che sia la soluzione corretta, ma si tratta semplicemente dell'approccio scientifico che parte dalle evidenze e fa un'ipotesi, non importa quanto quell'ipotesi sia assurda o fuori dai dogma dell'accademia tradizionale.
Se quella ipotesi comunque è logica e conferma le evidenze sul terreno, fino a prova contraria non è smentita, quella rappresenta quantomeno una delle potenziali spiegazioni secondo l'approccio scientifico. E l'argomento che affrontiamo, o se volete la spiegazione a tante di queste evidenze, è lo scorrimento della crosta terrestre. Ovvero, stiamo dicendo che uno degli effetti dell'impatto cosmico cui siamo andati incontro 12.850 anni fa fu quello di caratterizzare, diciamo, la nuova geologia del pianeta con uno scorrimento della sua parte, del suo involucro più esterno. Il pianeta è sostanzialmente equiparabile a una palla, potremmo dire, piena di gel, no? Che in realtà è un materiale magmatico, la cui densità varia, sul quale c'è una sottilissima buccia, un po' come fosse la buccia di una mela. Ebbene, ci sono delle teorie e anche delle spiegazioni, quantomeno plausibili, secondo le quali la buccia di questo pianeta, quindi la crosta terrestre, la parte solida su cui noi camminiamo, potrebbe scivolare, quindi muoversi sulla parte più interna, più diciamo magmatica, più fluida, più elastica, più plastica della superficie terrestre. E abbiamo già spiegato sia nelle idee del diluvio anche le dinamiche fisiche che comporterebbero questo particolare fenomeno e lo abbiamo anche già trattato in alcune domande, tipo la fisica dell'impatto, ne abbiamo leggermente parlato. Oggi invece vediamo quelle che sono tutte queste evidenze multidisciplinari che puntano decisamente in quella direzione, in modo che poi dopo uno degli ascoltatori possa decidere, o dei lettori possano decidere se questa ipotesi fantascientifica sia tutto sommato meno fantascientifica di quello che la si voglia far sembrare e mi verrebbe anche da dire più realistica delle non ipotesi, delle non spiegazioni che si trovano invece nelle discipline scientifiche, perché alcune delle cose che andremo a vedere non si riescono a spiegare. Bene, come sempre è aperto, quindi fermatevi, facciamo tutte le domande, fermiamoci a ragionare insieme. Allora, il primo passaggio che mi piaceva fare è questo. Qui siamo in India, come si può ben vedere, e le rilevazioni che sono state fatte dai geologi fondamentalmente hanno dimostrato, secondo la moderna geologia, secondo i moderni criteri, che nel periodo del Carbonifero, quindi siamo circa 350 milioni di anni fa, i ghiacci, quindi una spessa coltre di ghiacci, gravitava sopra l'India e arrivava a livello del mare a una latitudine 17 nord, quindi 17 nord la vedete lì, quindi siamo nella parte centro-meridionale dell'India e avevamo una spessa coltre di ghiacci che arrivava fino al livello del mare, quindi non si può neanche dire che fosse sulla cima di una montagna, ipotizzare che magari quella montagna fosse più elevata o fare ipotesi di questo genere. No, stiamo parlando di ghiacci che arrivavano al livello del mare. Ehm, a nord sono state trovate le tracce di questa calotta glaciale in un luogo in Pakistan, no? Oggi in Pakistan, che si chiama Salt Range. Ora, vedete voi il punto dove si trova questo Salt Range. Questo cerchio che è stato disegnato è semplicemente basato su un'ipotesi, ovvero che siccome tipicamente le calotte hanno una forma circolare, se non altro proprio per la fisica che le forma del pianeta, ovviamente considerando Salt Range l'estremo più distante dalla latitudine 17 e considerando l'equivalente di estensione della calotta dall'altra parte, questa calotta si sarebbe trovata a lambire l'equatore. Ora,
Questi sono i dati, queste sono evidenze scientifiche accademiche. Bisognerebbe spiegarla questa cosa, cioè com'è possibile che si sia formata una calotta glaciale centrata sulla moderna India, che insomma tutto ha tranne che un clima che possa lasciar pensare che per esempio un raffreddamento globale del pianeta possa portare lì una calotta. Attenzione che, come vedremo, non possiamo ipotizzare un raffreddamento globale del pianeta, per cui anche l'India era ghiacciata così come tutto il resto, perché infatti gli studiosi hanno sottolineato quello che è il mistero, cioè loro dicono non abbiamo trovato una spiegazione soddisfacente del fatto che l'India, e poi vediamo che questi fenomeni sono stati trovati altrove, a cicli, in Africa, in Australia, Sud America, abbiano sviluppato grandi calotte di ghiaccio nel Paleozoico, quindi un periodo che va, credo, da 500 a 250 milioni di anni, insomma, qualcosa del genere. Mentre l'Europa e il Nord America sono state solo leggermente toccate dal gelo. Quindi non si spiega questa cosa, no? Non segue quelle che sono le fasce climatiche moderne. Quindi sembra proprio che lì si è sviluppata una calotta glaciale, come se fosse stato, diciamo, l'equivalente del Polo Nord o del Polo Sud moderno. Quindi queste sono alcune evidenze, per esempio, secondo la moderna geologia. Ne vediamo delle altre evidenze strane che non si spiegano, che ovviamente sono più o meno, diciamo, portano più o meno a formulare la stessa ipotesi, no? Qui siamo nel mare Artico. Ora, io vi riporto un pochettino di, diciamo, inserti presi da testi che ho avuto il piacere di leggere, con i quali ho poi scritto gli Dei del Diluvio. Adesso non cito la sorgente dei testi, sono tutti negli Dei del Diluvio, la bibliografia c'è. Quindi, alcuni testi sono vecchi del 1700, alcuni del 1800, qualcuno del 1900. Nel mare Artico, al largo della Siberia settentrionale, ci sono delle isole che sono ormai desolate, con una vegetazione di soli cespugli striminziti e alcuni resistenti muschi. Cioè, vorrei proprio sottolineare questo fatto, cioè, più di un muschio o di proprio un cespuglio basso, secco, poco legnoso non si trova, probabilmente spinoso non si trova. Prima della grande catastrofe, queste isole della tundra erano semplicemente le cime delle montagne che svettavano su un territorio caldo e lussureggiante, dove grandi mostri come i mammut e i mastodonti pascolavano le rigogliose erbe e la vegetazione dei caldi pascoli. Quindi troviamo una, diciamo, chiara contraddizione, cioè oggi questo è un territorio talmente desolato che ci cresce solo il muschio, una volta era chiaramente un territorio caldo perché dotato di una vegetazione lussereggiante al punto che vi erano questi enormi rappresentanti della megafauna come mammut, mastodonti, che fra l'altro erano estremamente voraci e quindi avevano bisogno proprio di caldi pascoli per alimentarsi. Come si spiega questa cosa? Com'è possibile che oggi troviamo un clima così radicalmente diverso? Bene, vediamo. Ci sono ancora un po' di cose simpatiche, citazioni. Le regioni artiche della Terra erano originariamente ricoperte di lussureggianti foreste, i cui resti continuano a sconcertare i paleontologi, quindi non sanno spiegare come sia possibile che le regioni artiche, quelle dove cresce solo il muschio, fossero ricoperte di lussureggianti foreste, quindi qui si comincia a parlare di foreste, non si sta parlando di prati da pascoli. In alcuni casi sono stati scoperti i resti di più di 20 strati sovrapposti di differenti foreste. Gli alberi che una volta vi crescevano sono stati descritti come simili a quelli che crescono nelle attuali paludi di cipressi della Florida. Questi sono testi del 1800 che gli esploratori, che i paleontologi, diciamo, avevano
non avevano problemi nello scrivere, scrivevano quello che vedevano e dicevano anche chiaramente che non se lo sapevano spiegare. Pensate che in alcune di queste isole, le isole di Liakov, che poi vedremo dove sono, un barone, credo questo fosse verso il fine del 1700, trovò i resti di un albero da frutto che era alto 90 piedi, quindi circa 27 metri, quando era in piedi, quindi un gigante. L'albero era perfettamente conservato nel permafrost, con le sue radici e i suoi semi. Toll sosteneva che foglie verdi e frutti maturi erano ancora aggrappati ai suoi rami. Eppure, al momento attuale, l'unico rappresentante della vegetazione arborea sulle isole è un salice che cresce un pollice d'altezza, quindi un centimetro e qualcosa. È interessante questa cosa, cioè l'albero era alto ed era abbattuto, non era, era congelato, semplicemente congelato, non era un albero fossile, giusto per capirsi, ma la cosa interessante è che i frutti ancora maturi erano aggrappati ai suoi rami. Perché è una cosa interessante quello dei frutti maturi? Perché ci dà due informazioni molto, molto interessanti, molto potenti per capire cosa è successo. La prima, la prima informazione è che, insomma, per crescere un albero da frutti così grande, così alto, quindi da frutti, gli alberi da frutti non crescono in Siberia, insomma, non c'è niente da fare, crescono nelle zone che sono chiaramente con un clima almeno temperato, non di tipo glaciale. Quindi vuol dire che là il clima era quello ed è cambiato radicalmente. Ma ci dice un'altra cosa, cioè se voi oggi prendete un albero da frutti e lo abbattete con i frutti attaccati ai rami, cosa succede ai frutti attaccati ai rami? Nell'arco ragionevole di quanto tempo questi frutti marciscono? Pochissimo. Parliamo di giorni, Gio- insomma, non penso che possano durare più di 1 o 2 settimane, no? Se siete d'accordo con me, cioè poi dipenderà anche dal frutto, però dire un albero abbattuto, sradicato per terra, anche i frutti attaccati all'albero, ragionevolmente nell'arco di 2 settimane marciscono, cadono, seccano. Eppure questi sono stati trovati congelati e ancora attaccati ai rami. Quindi questo vuol dire che questo processo di surgelamento dell'albero, dei suoi frutti, è avvenuto molto rapidamente, perché altrimenti non avremmo trovato l'albero, magari anche le foglie, ma non i frutti, o avremmo trovato i frutti marci. Fra l'altro dice frutti maturi, per cui neanche che dice era una mela verde, per cui è durata qualche mese. Quindi interessante questa informazione. Ci dicono, ci dicono tante cose. Lì eravamo in Siberia, non è che spostandoci dall'altra parte dello stretto e andando nell'Alaska si trovino cose differenti. Qua, per esempio, l'Alaska è un territorio che è stato oggetto di grandi ricerche petrolifere e i cercatori di petrolio, ovviamente, quando trivellano, tiravano su queste carote lunghissime di terra, tiravano su detriti e hanno portato su, per esempio, un tronco d'albero circa di mezzo metro, da circa 300 metri sotto la superficie. E specificano bene che non era pietrificato, era solo congelato, quindi non era un albero fossile, quindi vecchio di centinaia di migliaia, se non di milioni di anni. Dicono che il terreno che è ghiacciato fino a 1900 metri, però ovunque loro abbiano scavato in questa zona, hanno scoperto le tracce di un'antica foresta tropicale congelata non pietrificata. Quindi spiegano molto bene, di nuovo, ci danno il messaggio che quella foresta, uno, era tropicale, non era una foresta, quello era un albero da frutto, questa era la foresta tropicale. Quindi no, ci danno un messaggio non di un clima un po' meno freddo di oggi, no, di un clima radicalmente diverso da quello di oggi. E soprattutto che era congelata, non pietrificata. Ci sono palme, pini, fogliame tropicale in grande abbondanza. Altra cosa interessante, in effetti le hanno trovate distese l'una sull'altra, proprio come se fossero cadute in quella posizione. Quindi sembra un po', diciamo che sia stato un evento, non è che sono state sotterrate, sembra che siano state proprio prima
rasa il suolo, come se un'enorme mano le abbattesse, e poi dopo sono state sotterrate o congelate e sotterrate o insomma, diciamo allo stesso tempo. E vedete com'è tutto consistente, no? Perché ci sono gli esploratori del 1700 della Siberia russa, ci sono i cercatori di petrolio dell'Alaska, tutti riportano esattamente lo stesso tipo di ambiente inspiegabile. Qui siamo sempre dalle parti dell'Alaska, siamo nello Yukon e questa è una delle descrizioni anche in questo caso di uno degli esploratori, no? Se aveste calpestato la valle dello Yukon o le terrazze del Mississippi in quei tempi, quindi da entrambe le parti degli Stati Uniti, avreste visto ogni tipo di mandria di mammut, cavalli, cammelli e bisonti di molte varietà. Mezza dozzina di razze di mammut fiorirono durante il periodo e altrettante specie di bisonti. In tutta questa moltitudine di animali erano presenti anche i carnivori. La grande tigre dai denti a sciabola, i cui denti canini erano così lunghi che arrivavano quasi fino al petto. C'era il metalupo, che al confronto avrebbe fatto vergognare il moderno lupo grigio. L'orso delle caverne del Pleistocene era grande almeno quanto un moderno Kodiak. In realtà sappiamo che era parecchio più grande di un moderno Kodiak. Quindi c'era non solo una, diciamo, lussureggiante vegetazione, c'era anche in alcune di queste zone, ricordatevi bene, lo Yukon, quindi stiamo parlando in Alaska, c'erano mammut. Stiamo parlando di mammut, stiamo parlando di cavalli, stiamo parlando di cammelli, o comunque per cammelli si intende parenti dei cammelli, dromedari. Il che è quantomeno particolare. Conferma però, diciamo, le foreste tropicali, gli alberi da frutti, quindi sembra tutto estremamente consistente. Queste sono le evidenze, per cui ci vuole una spiegazione per queste evidenze che sembrano difficilmente confutabili, perché non sono una testimonianza, sono, diciamo, tante testimonianze in luoghi diversi, da personaggi diversi, in epoche diverse. Si dice che il suolo di Bear Island e Liakov Island, in Nuova Siberia, sia composto da sabbia, ghiaccio e una tale quantità di mammut che le isole stesse paiono costituite da ossa e zanne. Quindi praticamente, insomma, si trovano talmente tanti resti di questi giganteschi animali, quindi le zanne, le ossa, che sembra quasi che l'isola stessa sia fatta di quello, tenuta insieme dalla sabbia e dalle zanne. In una di queste isole, ci viene detto, vi è un lago con banchi emersi che si sfaldano in estate quando il sole scioglie il ghiaccio e rivelano cumuli di zanne, ossa di mammut, di rinoceronti e di bufali. In altre parti dell'isola ossa e zanne emergono dal terreno. Secondo un rapporto del governo russo del 1775, il suolo della prima di queste isole era quasi interamente composto da ossa fossili. Ora, adesso poi vediamo dove sono queste isole di Liakov e capirete che c'è qualcosa che non torna, perché se noi troviamo un elefante da quelle parti, c'è decisamente qualcosa che non funziona. Nikolai Vereshchagin, forse presidente del Comitato per lo studio dei mammut dell'Accademia Russa delle Scienze, ha stimato che più di mezzo milione di tonnellate di zanne in mammut sono state sepolte lungo un tratto di 600 miglia della costa artica. Poiché una zana tipica pesa 100 libbre, ciò implica che circa 5 milioni di mammut vivevano in questa prima regione. Questi sono i primi tentativi di cercare di capire quanti ce n'erano di questi mammut in questa zona artica. E non erano pochi. E questo è quello che è anche molto fantasioso, no? Che dicevano comunque i primi esploratori. Più a nord ci addentriamo, in maggiore abbondanza si trovano vestigia di elefanti, tartarughe, coccodrilli e altre bestie e rettili tropicali. Cioè, è questa l'assurdità. Più vai a nord e più trovi animali che tipicamente dovresti trovare a sud. Quindi sembra tutto invertito, sembra tutto incasinato, non si riesce di spiegare. Si trovano in grandissima abbondanza lungo le rive dei fiumi che scorrono al nord, a dimostrazione del fatto, e questa è la fantasia di allora, che c'è da qualche parte, oltre la fascia ghiacciata non ancora penetrata dall'uomo, un paese caldo, con un clima e produzioni simili a quelle dei tropici. Cioè questi esploratori dicevano, insomma, se qua ci sono delle ossa di elefanti, tra virgolette, tartarughe e coccodrilli, e qua è tutto ghiacciato,
se noi riusciremo a superare questa fascia ghiacciata di là, dobbiamo trovare per forza il caldo, perché giustamente ragionavano, dicono, questi sono animali che vivono al caldo, da dove vuoi che arrivano? Devono arrivare da un luogo caldo. Quindi è veramente interessante. Queste sono le isole di Liakov, le vedete? Insomma, questa è la parte della Siberia che va verso gli Stati Uniti d'America. Eccoci qua. Questa qua, diciamo, è la parte che va, poi dopo dall'altra parte ci abbiamo l'Alaska, quindi questa è la parte a est della Russia, della Siberia, e queste sono le isole di Diakov. Quindi questo è l'Oceano Artico, tutto quello che vedete qua è l'Oceano Artico, che è tipicamente ghiacciato, o perlomeno era ghiacciato per una buona parte dell'anno. Bene, perché è interessante, diciamo, guardarle? Perché quelle isole, secondo una ricostruzione del NOAA, prima che i livelli del mare si alzassero di almeno 130 metri, perché io ripeto sempre che la stima di innalzamento dei 130 metri presuppone che i fondali non si siano spostati, quindi presuppone che sia stata semplicemente aggiunta dell'acqua. Noi presupponiamo che non sia andata proprio così, che sia stata aggiunta dell'acqua, ma si siano anche spostati, sollevati o abbassati i fondali. Quindi è una stima fatta dal NOAA con questa, diciamo, con questo presupposto che non è assolutamente, a mio parere, eh, facile da confermare. Bene, quelle isole una volta si trovarono comunque in una vastissima pianura, che la vedete qua, cioè dove c'era l'Oceano Artico, vedete, soprattutto anche sulla sinistra, guardate tutti questi rimasugli di terra che ci sono, tutte queste isole, le Svalbard, eccetera, che troviamo in questa zona, che oggi sono veramente delle isole coperte di ghiaccio e di molluschi, una volta erano parte di un'enorme pianura gigantesca dove pascolavano questi animali incredibili, ed è per quello che noi li troviamo oggi lungo tutto, diciamo, le sponde, le spiagge dell'Oceano Artico. E questa era una zona temperata perché c'erano animali che vivevano in un ambiente temperato e perché c'era una vegetazione di tipo temperato. Quindi questo è l'evidenza che c'è sul terreno ed è quello che non si riesce a spiegare, perché oggi come fate a spiegare una cosa del genere? Cioè, la spiegazione di dire che la temperatura del pianeta fosse più alta non sta chiaramente in piedi, perché insomma, per avere lì quelle temperature nel circolo polare artico, allora all'equatore, voglio dire, ci facevano davvero le uova al padellino sul palmo della mano. Questa è una foto delle isole, vedete che la vegetazione che cresce è praticamente un po' di erbaccia, no? E vedete che ovunque spuntano zanne di questi mostri, come vengono definiti in un articolo, dal terreno. Non soltanto, spunta anche quello che è la fonte di combustibile che fino diciamo, al ritrovamento del gas e del petrolio era la fonte di combustibile primario della Siberia, ovvero quello che loro chiamano il legno di Adamo. Una sorta di legno fossile, in realtà non è legno fossile, cioè sotterrato ci sono anche queste enormi foreste fatte di alberi e quindi piano piano che si vengono dissotterrati da alluvioni, da mareggiate, eccetera, questo legname riemerge dal permafrost e viene usato e viene comunemente bruciato, a riprova che non si tratta ovviamente di legname fossilizzato, ma semplicemente congelato. Quindi oggi cresce solo muschio, vedete che ci sono dei tronchi di alberi di alto fusto, quindi anche senza andare a scavare è proprio una cosa estremamente evidente, al punto che quando ci sono le piene dei fiumi che scorrono verso nord, cioè ogni ansa della costa artica si riempie veramente di quantità di legname inusitato e infatti viene usato da sempre come fonte di combustibile dalla popolazione locale. Da dove arrivano queste foreste? Perché c'erano queste foreste? Queste sono le spiegazioni che non si riescono ovviamente a dare. Non cadiamo ovviamente nell'errore banale
che ci viene indotto dalla moderna, diciamo, industria del film di animazione di pensare che il mammut era un animale che viveva in queste lande desertiche, eccetera, ghiacciate, perché non è assolutamente così, insomma. Queste sono alcune delle affermazioni di scienziati già del 1800 a riguardo delle analisi che fecero, diciamo, dei resti del mammut. Attenzione che i resti del mammut non vuol dire fare le analisi su una zanna, perché come sapete i mammut ne sono stati trovati di congelati talmente in buono stato da sanguinare nel momento in cui sono stati scongelati. Quindi si è trattato di una vera e propria, come si potrebbe dire, una vera e propria autopsia, no? Per cui non ci sono dubbi che sono stati indotti in errore dall'analisi delle ossa. Qui hanno fatto un'autopsia. Mi sembra impossibile trovare nell'esame anatomico della pelle e del pelo qualsiasi argomentazione a favore dell'adattamento al freddo. Quindi, sorry, non è così. Cioè, poi i film d'animazione sono simpatici, ma non contengono verità in questo caso. I resti del mammut e dei suoi compagni si trovano in abbondanza in entrambe queste zone, quindi le zone della Siberia. È possibile che questi grandi animali abbiano vissuto nelle condizioni che oggi prevalgono nelle tundre? Questa è la domanda che si ponevano. Penso di poter dire senza esitazione che nessun ricercatore, nessuno studente di questo argomento, che sia stato egli stesso in Siberia o che sappia quali siano le condizioni di un clima nordico siberiano, abbia mai risposto a questa domanda in modo affermativo. Insomma, e questo lo dicono Pallas, Middendorf, Bayer, Brandt, Schmidt, Schenck e tutti gli altri che sono, diciamo, coloro che in questi 2 secoli hanno fatto la storia di queste discipline scientifiche. Sono tutti d'accordo sul fatto che le vaste mandrie di mammut e degli animali associati, abbiamo visto cavalli, cammelli e chi più ne ha più ne metta, non potrebbero vivere nella Siberia settentrionale nelle sue condizioni attuali. Punto. Questa è l'evidenza scientifica. Non so quante altre uno ne dovrebbe tirare fuori di queste evidenze, però cominciano a essere decisamente parecchie e andrebbero prese in seria considerazione. Questa è un'altra molto interessante che vi faccio vedere. Ehm, Sono state fatte degli studi scientifici che hanno permesso di capire in questi punti dove trovate un pallino quello che era, diciamo, il tipo di clima intorno a questo periodo di cui parliamo, quindi 12.850 anni fa. E si nota un qualche cosa di strano, di nuovo, di poco congruente. Io vi ho segnato in rosso il punto in cui è stato fatto lo studio e il clima è risultato essere temperato, moderato, temperato. E in blu il punto in cui è stato fatto lo studio in cui il clima è stato riscontrato essere di tipo glaciale. Ora, capite bene che ci troviamo un pallino rosso a nord della Groenlandia, quasi al polo nord attuale, quindi un clima temperato, e ci troviamo un pallino, quello nell'Ohio, che diciamo all'altezza della New York attuale era di tipo glaciale. Infatti questo è stato confermato perché noi sappiamo che i ghiacci della glaciazione si estesero fino a New York, quindi fino a Central Park. Oggi ci sono ancora i segni sulle rocce di Central Park del ghiacciaio che si era formato in quella zona. E una cos'è che non torna qua? Non torna il fatto che il caldo sta a nord e più scendiamo verso l'equatore e più fa freddo. Quindi è di nuovo tutto invertito, di nuovo tutto incasinato, mi verrebbe da dire. E questi sono studi scientifici che insomma si fa fatica a confutare perché fosse uno solo, ma io ne ho trovati 7, ma immagino che ce ne siano tantissimi, anche perché poi dopo sapete che io mi fermo alla terza di evidenza, qua sono andato fino alla settima, ma troppo più avanti non mi sembrava il caso di andare. Quindi, di nuovo, c'è qualcosa che decisamente non, sembra non tornare nella versione, sembra un po' tutto sottosopra. Che dite?
È un'evidenza interessante, vi convince questa cosa o... Ma sembra tutto sottosopra perché vediamo sempre, continuamente, mettiamo a rapporto queste scoperte o queste evidenze con il mondo che conosciamo noi oggi e non guardiamo mai come sarebbe potuto essere, perché se queste evidenze le mettiamo, oh, come posso dire, a confronto con quello che vediamo oggi sulle cartine, ovviamente è tutto assurdo, non ha senso, ma invece, come tu ci insegni, Ah, io non insegno nulla. No, è corretta la cosa. Tu hai praticamente detto che noi abbiamo la tendenza di mettere il carro davanti ai buoi, no? Cioè noi partiamo da... Perché quello che hai detto tu è, noi partiamo dall'assunto che il mondo 12.850 anni fa era, come quantomeno da un punto di vista del posizionamento dei poli, fammi dire questo, era quello di oggi. E poi dopo non ci tornano le evidenze perché chiaramente non ci tornano e quindi ci blocchiamo. Ma è proprio perché quello è un approccio antiscientifico, perché dovrebbe essere l'esatto contrario. Cioè la domanda dovrebbe essere, io vedo queste evidenze, quindi dove era il polo 12.850 anni fa per spiegare queste evidenze? Questo è l'approccio scientifico. Ma siccome non si può ipotizzare che il polo vada a zonzo così, perché se lo ipotizzi devi spiegare come fa, e se spieghi come fa, mandi a ramengo tutta una serie di altre, diciamo, teorie uniformitarie, no? Secondo cui grossi cataclismi non accadono, e beh, insomma, si rimane impantanati. Serena? No, io volevo anche sottolineare il fatto che nella prima slide che hai fatto vedere per quanto riguarda il presunto Polo Nord in India 350 milioni di anni fa, infatti, seguendo questo tipo di ragionamento, tra virgolette, dogmatico, fanno riferimento all'equatore attuale. Infatti dicono che doveva essere posizionato questo Polo Nord rasente l'equatore, ma Certo. non ha senso. E infatti non gli torna. Il ragionamento è esattamente lo stesso che ha appena sottolineato Alessandro. Cioè, se parti dall'assunto che il mondo era così, non torna nulla. Mentre in teoria un approccio scientifico prevede che tu parti dalle evidenze e poi arrivi a una conclusione. Noi facciamo sempre il processo inverso. La conclusione è quella, cioè Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, punto. Poi quello che non torna, vabbè, o lo nascondiamo, o se poi, insomma, la questo fa civiltà. parte di una tendenza che c'è nella scienza dogmatica di vedere tutto con un certo gradualismo, che tutto succede un pochino alla volta, in milioni di anni, quindi tutte queste spiegazioni catastrofiche che succedono in brevissimo tempo non hanno nessun appiglio in questa scienza dogmatica. Invece potrebbero spiegare dal punto di vista geologico tantissime cose e non solo dal punto di vista geologico, questi cambiamenti repentini si sono avuti anche nell'evoluzione umana, che magari un giorno ne parleremo. Solo che questo Buona gradualismo parte. non sempre è tutto spiegabile in questo modo. Sì, questo gradualismo, uniformitarismo, che è un po' come viene chiamato in ambito, diciamo, geologico, è sicuramente una prima spiegazione. Poi ce ne sono anche altre, cioè, nel momento in cui alcuni eminenti egittologi, diciamo, negano l'esistenza di Göbekli Tepe o fanno finta che non esiste perché altrimenti, insomma, gli È toglie il solo uno, primato Max. della civiltà egiziana, lì l'uniformitarismo c'entra poco. E quindi la combinazione, diciamo, dell'uniformitarismo e del conservatorismo e degli interessi personali ci porta purtroppo ad avere una storia o in questo caso una geografia, una geologia, una scienza scritta sui libri di scuola che insomma, andrebbe bene per accendere la stufa del mio amico Piero quando comincia a far freddo nella sua bella vallata. Bene, andiamo un po' avanti, vediamo un pochettino cos'altro ci salta fuori, qua, perché ci sono delle cose che insomma diventano sempre più interessanti.
Sappiamo nel 12.000, circa 13.000 anni fa, 14.000 anni fa, insomma, da quelle parti, che siamo in un momento in cui l'era glaciale raggiunge un momento di picco e poi dopo vedremo che c'è invece un innalzamento repentino delle temperature. In quel momento ci trovavamo due grosse calotte glaciali, mi viene sempre da dire polari, però se dico polari sto già dicendo che il polo era lì e quindi quella è la conclusione. Quindi calotte glaciali, una nota come del Wisconsin, glaciazione del Wisconsin, con due, diciamo, calotte, una sulla cordigliera delle Rocky Mountains e quell'altra che ne ha chiamata Lorenziana, e poi ce n'era una invece europea. Quella europea era meno, diciamo, intensa, sembrava, era meno spessa, sembrava quasi più vecchia. Questa è una delle prime definizioni che trovai. La glaciazione di Würm europea sembrava essere più vecchia di quella del Wisconsin, però questa era la fotografia di quel mondo, ovviamente con livelli del mare molto più bassi perché gran parte dell'acqua del pianeta, o buona parte aggiuntiva dell'acqua che oggi è negli oceani, era concentrata in queste calotte glaciali. La cosa che colpisce, soprattutto guardando la glaciazione europea, è la seguente, ed è di nuovo un controsenso. Ora, noi sappiamo che i ghiacci, per esempio in Inghilterra, arrivarono praticamente, come vedete, nel 17.000 anni fa, arrivarono a lambire Londra, quindi siamo all'altezza di Londra e diciamo anche più in basso, perché vediamo che tutta la parte, credo, del Galles fosse coperta dai ghiacci, quindi siamo arrivati quasi al sud dell'Inghilterra. E diciamo coprivano tutta la parte si chiamava, diciamo, calotta feno-scandinava. E la cosa interessante che abbiamo sottolineato già più di una volta è il fatto che questa estensione dei ghiacci non fosse coerente con le fasce climatiche, ovvero cosa voglio dire con questo? Beh, voglio dire semplicemente che se l'onda sta sotto il ghiaccio, cioè l'onda sta qua, se diciamo che dalle parti di Londra c'è ghiaccio, e non è possibile che qua nella parte del mare artico della Siberia non ci sia ghiaccio, cioè c'è qualcosa che non torna. E fra l'altro non torna neanche il fatto che alla stessa attuale latitudine, diciamo, del nord della Norvegia, invece c'era la calotta glaciale. Quindi sembra tutto incasinato. L'ultima cosa che appare decisamente interessante è questa sorta di forma ad arco, come vedete, di questa calotta glaciale. Oh, la forma d'arco ci starebbe anche se fosse a un polo, perché è il circolo polare artico, no? Si chiama così, circolo, per cui ci sarà un motivo, per cui tende a formarsi a cerchio, eh? Proprio per le dinamiche planetarie. Ora, come si spiega questa cosa, questa incoerenza di nuovo? Beh, come si spiega? Accademicamente non si spiega, non se ne parla neanche. Qua si vede ancora meglio in questa ricostruzione com'era. Si vede proprio bene questa forma d'arco e si vede come queste parti, per esempio le isole di Liakov, che starebbero un po' qua, fuori, diciamo, di sopra, ok? Fossero invece in una zona libera dai ghiacci, che casualmente tornerebbe anche col fatto che oggi troviamo milioni di carcasse di mammut e grossissimi alberi. Bene, l'altra cosa interessante è che i mammut che popolavano l'Europa sono stati ritrovati tutti distribuiti intorno a questo sorta di arco circolare, arco di cerchio che delimitava questa calotta glaciale. A conferma, uno, che non erano animali che vivevano sui ghiacci, ma che vivevano nella fascia temperata a ridosso delle fasce glaciali e a conferma ancora una volta che erano disposti ad arco, quindi si distribuivano sul territorio in questa modalità alquanto particolare. Ora, come si potrebbe spiegare questa cosa? Beh,
Oggi qualcuno sul gruppo mi chiedeva come si chiamava, Charles Hapgood, che è un professore universitario, negli anni 50 ha scritto dei libri molto interessanti. Uno di questi parla proprio dello scostamento della crosta terrestre. Lui ha usato tanti studi anche di altri autori, sono tutti studi però scientifici, per esempio sono stati studiati i rilevamenti magnetici nelle lave del pianeta che confermano, diciamo, quale fosse la direzionalità del Polo Nord nel momento in cui quella lava è stata eruttata. Bene, lui è riuscito a ricostruire, secondo, diciamo, solide basi, quantomeno per quanto riguarda questa ricostruzione che vi sto facendo vedere, che tra 75.000 e 50.000 anni fa il Polo Nord fosse centrato tra il mare al largo del nord della Norvegia, l'Islanda e la Groenlandia, in questo pallino 73 gradi nord e 10 est che vi ho fatto vedere qui. Bene, qual è l'idea? L'idea è che se l'estensione del circolo fosse più o meno la stessa, quindi quella gialla del circolo polare attuale, quello dovesse essere il circolo polare artico di allora. E questa è chiaramente un'ipotesi che conferma esattamente il motivo per cui noi troviamo oggi, diciamo, delle tracce di glaciazione che non tornano con le fasce climatiche attuali, il motivo per cui noi oggi troviamo in alcune isole, oggi nell'Oceano Artico, troviamo diciamo un clima che è temperato, un clima che era moderato, che ha favorito la crescita di foreste, che ha favorito ehm, diciamo la presenza di questi enormi mastodonti. Perché? Perché se voi considerate l'interno di questo cerchio rosso come il circolo polare di allora, questa che è la parte nord della Siberia, con tutte le sue isole che ci stanno davanti, e tutte queste pianure erano zone temperate perché erano fuori dal circolo polare artico. Quindi spiega molto bene questa evidenza e spiega molto bene anche tutte le altre di cui diciamo abbiamo parlato. Ricordiamoci bene questo dato, è 75.000 e 50.000 anni fa. Chiaramente il problema a questo punto si sposta, sarebbe cercare di spiegare come sia possibile che il polo che oggi sta qua fosse qua, perché che il polo sia un po' ballerino ci sta, ma poco ballerino, insomma stiamo parlando di qualche metro, qui stiamo parlando invece di spostarlo a 73 nord, per cui siamo scesi di quasi 20 gradi di latitudine, 17 gradi di latitudine, per cui direi che bisogna trovare delle spiegazioni buone, ma la strada è quella. La strada è chiaramente quella perché il polo piazzato lì spiegherebbe parecchie cose. Charles Epcot ha fatto di più perché ha spiegato anche che il polo diciamo, fino tra 50.000 e 12.500 anni fa stava in un alto punto, questo, quindi stava nella zona della Baia di Hudson, questo era il polo identificato, quindi con lo stesso criterio di andare a posizionare un circolo polare artico delle stesse dimensioni degli altri, questo era il circolo polare artico 12.500 anni fa. E casualmente si viene a spiegare molto bene quello che abbiamo visto adesso. Ovvero, cosa abbiamo visto fino adesso? Abbiamo visto in Ohio o a New York il ghiaccio, abbiamo visto nello Yukon un clima temperato, abbiamo visto nel nord della Groenlandia un clima temperato. E tutto torna, perché chiaramente, come vedete, siamo fuori da quello che era il circolo polare artico, quindi siamo dove oggi potreste trovare, che so io, Oslo, non so, Stoccolma, queste città, quindi che sono sicuramente città fredde, ma non così fredde, al punto che sono metropoli moderne. Vedete come di nuovo queste ipotesi molto strane sembrano tornare molto bene con quelle che sono le evidenze sul terreno. Charles Epcot in realtà ipotizzò tre posizioni del polo
chiaramente più vai indietro e più, siccome si sono succedute ere glaciali che hanno cancellato le tracce precedenti, e meno diventano solide queste ipotesi. Su questa, della posizione sulla baia di Hudson, ci sono veramente pochissimi dubbi, zero dubbi. Anche su questa, insomma, direi che ci sono tantissime evidenze. Questa è un po' più ballerina, ma vedremo che noi abbiamo trovato forse qualche evidenza multidisciplinare che spiega, che conferma anche questa. Quindi queste sono le tre posizioni del polo ricostruite da Charles Hapgood nell'arco degli ultimi 80-100.000 anni. Adesso magari vi faccio vedere una cosa interessante. Questo è il punto nello Yukon dove, diciamo, secondo Hapgood, il polo è stato fino a circa 80-75 mila anni fa. Poi si è spostato al largo della Norvegia, poi si è spostato nella baia di Hudson e poi si è spostato dove è oggi. Quindi questo è il percorso seguito dal polo secondo l'amico Hapgood. È abbastanza interessante questa cosa dello Yukon perché un ricercatore americano, poi non so se l'ha trovato lui o comunque io l'ho trovato da lui, quindi la fonte per me è lui, ha unito insieme tutta una serie di luoghi particolari del pianeta che all'apparenza non dovrebbero avere nulla in comune, che vanno dall'isola di Pasqua, passano per Paracas, Nazca, Ollantaytambo, Machu Picchu, Cuzco, Sacsayhuaman, ma poi passano anche dall'altra parte, andiamo a Giza, Petra, Persepolis, Mohenjo-Daro, Angkor Wat e altri luoghi dove troviamo delle presenze megalitiche o comunque delle presenze di monumenti a fondo, diciamo, astronomico, difficili da spiegare. Bene, cosa è stato, diciamo, scoperto? È stato scoperto che questi monumenti, all'apparenza sparpagliati in giro per il pianeta, in realtà giacciono tutti su quello che viene chiamato un grande cerchio, che è quello che qua vedete in nero. Ok? Quindi è fondamentalmente un cerchio, quindi come se fosse un parallelo della Terra, ma è inclinato rispetto all'attuale equatore. Mm? Quindi stanno tutti su un cerchio, non su una linea retta, attenzione, su un cerchio. Questo cerchio, fra l'altro, ha delle caratteristiche molto particolari. Le caratteristiche particolari di questo cerchio sono che è se l'equatore misura 24.901 miglia e invece diciamo l'equatore che passa per i poli, la circonferenza che passa per i poli è leggermente più piccola perché sappiamo che il pianeta è un po' schiacciato, quindi è 24.860 miglia. Allora, è interessante che questo grande cerchio che unisce tutti questi luoghi insieme ha una dimensione che sta esattamente in mezzo a queste due circonferenze. Quindi è un grande cerchio che non era molto a nord o molto a sud del pianeta, era un grande cerchio che sta più o meno nella zona dell'equatore. Quindi se noi ipotizziamo che qualcosa è successo e ha fatto scivolare la Terra e l'ha spostata un po', cambiano anche le dimensioni dell'equatore, perché cambia chiaramente la disposizione delle terre, la disposizione delle acque, eccetera. È ragionevole pensare che cambi entro quelle range, quindi la massima dimensione di oggi sono 24.901 miglia, la minima è la circonferenza polare che sono 24.860 e infatti quel grande cerchio sta proprio lì in mezzo, è proprio una misura intermedia tra quelle due. Quindi quello non era semplicemente un allineamento su un grande cerchio che già ci avrebbe dell'inverosimile. L'idea è che quel grande cerchio fosse anche l'equatore di quel periodo. Adesso vi faccio vedere l'amico Phil, che questa sera non c'è, che mi ha fatto un'elaborazione su Google Earth per vedere
l'equatore di allora. Quindi questa è, diciamo, la linea su cui troviamo Gizza, su cui troviamo Tambo, Nazca, l'isola di Pasqua e poi andando dall'altra parte troviamo Angkor Wat, Persepolis, eccetera. Ebbene, come vedete sta piazzata più o meno a metà del pianeta, quindi si capisce già così graficamente che poteva tranquillamente essere l'equatore. Ora, il ragionamento interessante è dire, ma se ipotizziamo per un secondo che questa fosse l'equatore di allora, dov'era il polo nord allora? Quindi si prende l'equatore di allora, si fa una proiezione che si chiama azimutale, si va a vedere qua e salta fuori che praticamente il polo nord di allora, adesso ve lo proietto, aspettate, eccolo qua. Il polo nord di allora stava qua. Ora, questo pallino qua, provate un po' a indovinare che cos'è? Lo Yukon. Quindi, casualmente, se uno fa queste ipotesi assurde, e le ipotesi assurde sono pesantissime, perché stiamo dicendo che qualche civiltà ha costruito o quantomeno ha segnato i punti dove poi anche altre civiltà avrebbero ricostruito dei monumenti importanti lungo un equatore del pianeta, come era 80.000 anni fa, che casualmente viene confermata da dei dati geologici, quindi che non c'entrano nulla con l'archeologia, che sono quelli elaborati da Charles Epcot. Beh, insomma, è abbastanza inquietante come ragionamento e come conferma. Il che implicherebbe, arrivo a essere, il che implicherebbe fra l'altro un qualcosa di piuttosto pesante, non solo che il polo, come vediamo, si sposta un po' a destra e un po' a manca, e bisogna capire chiaramente perché e come fa, ma implicherebbe anche che qualcuno 80.000 anni fa era in grado di costruire o mappare comunque tutta una serie di monumenti megalitici con una capacità e una precisione che sono degne della tecnologia moderna. E stiamo parlando di almeno 80.000 anni fa. Il che implicherebbe che c'è qualche cosina nella storia accademica che decisamente non funziona. Serena? Io volevo dire a questo proposito che per quanto riguarda appunto ciò che è accaduto 12.500 anni fa, per tutti coloro che hanno letto l'idea del diluvio, sappiamo cosa ha potuto provocare lo spostamento dei poli e lo scorrimento della crosta terrestre e quant'altro. Per quanto riguarda invece il discorso di questi poli di 80.000 anni fa, visto che sarebbe interessante poi approfondire in realtà che cos'è che l'ha determinati questi spostamenti, visto che come noi sappiamo lo sciame delle Tauridi è stato fatto 30.000 anni fa. Ci sei? Ah, ci sono, Dove sì, voglio sì. arrivare? Certo, io la risposta non ce l'ho. Io ti so dire che No, infatti ho detto, l'ultimo degli sarebbe spostamenti. bello approfondirlo, poi fare anche questi L'ultimo degli studi. spostamenti è quello, l'ultimo degli spostamenti è l'impatto di 12.850 anni fa. Tu apri un vaso di Pandora, ti dico di più su quello che hai detto, che c'è da considerare, cioè se diciamo la grossa cometa che poi si è frammentata e ha creato le Tauridi, è entrata, come dicono Club e Napier, nel sistema solare 30.000 anni fa e poi si è frammentata. Sto parlando di 30.000 anni fa. Siccome sembra che ci sia una certa periodicità, quella che viene scritta, diciamo, nel Timeo di Platone, che si rileva anche in tanti dati, una certa periodicità in questi eventi catastrofici, Bellissimo. nel solito spazio di tempo, dice Soncis, no? Quindi insomma, è abbastanza preciso.
E siccome c'è, diciamo, un'idea di più o meno quant'è questo lasso di tempo, sembra avere a che fare col volo della Fenice, quindi sembra avere a che fare con metà del ciclo precessionale, quindi 12-13 mila anni, qualcosa del genere. Queste insomma, sono tanti se delle ipotesi. Ora, la domanda è questa, insomma, ma se è entrata 30.000 anni fa, questi come facevano a sapere così con precisione già quando succedeva? Perché più di un paio di eventi non potevano aver visto, no? Più di un paio di questi incontri ravvicinati con gli Thornton non potevano aver visto. Quindi evidentemente c'è ancora qualcosa che va capito, va spiegato, quindi è una periodicità che va ben oltre quella che noi siamo riusciti a ricostruire degli ultimi 15-20 mila anni, che va ben oltre. Il fatto anche che civiltà come quella Maya avessero dei metodi di calcolo e dei calendari di lungo corso, quindi avevano anche dei calendari che andavano indietro di centinaia di milioni di anni, insomma, verrebbe da domandarsi perché uno deve sviluppare un calendario così. Cosa te ne fai tu oggi di un calendario che misura il tempo in ere geologiche? Beh, insomma, qualche domandina sarebbe da farsi. Ma noi ci facciamo le domande, ma non abbiamo mica le risposte. A meno che Piero tu non abbia un'ipotesi da buttare lì sul tavolino, al volo. E se ce l'avessi, scriverei un libro. No, scherzi a Sì, parte. È ovvio che non può essere imputato tutto a quello che è successo come lo descrivi nel tuo libro, perché quella è una periodicità. Tra l'altro, come ci insegni tu, siamo stati particolarmente sfortunati in quel frangente lì, quindi c'è una serie di avvenimenti che obiettivamente sono difficilmente ripetibili in quel modo, però evidentemente qui dimostra che c'è una periodicità e qualcuno probabilmente aveva il modo per calcolarla, perché da quel punto di vista Platone è chiaro, ma non solo lui. Poi se si va a vedere nei miti di altri popoli antichi di tutta la terra, non solo di una zona particolare, questa ciclicità è sempre presente. Ecco. sì, sì, sì. Ma fra l'altro poi qualche idea c'è, però voglio dire, io personalmente alla domanda di Serena non ho una risposta, non ho assolutamente una risposta. Cioè, penso di avere una risposta a quello che è successo 12.850 anni fa perché, insomma, abbiate pazienza, ma insomma, le evidenze scientifiche sono tali e tante che proprio bisogna non volerle vedere. Fare un passo più in là ancora nel tempo è veramente difficile. Alessandro? Allora, nella mappa che abbiamo visto prima con la posizione di diversi quattro poli nord in posizioni diverse nel globo terrestre, esattamente questa qui, ci potrebbe fare ipotizzare, visto che ogni spostamento del polo è avvenuto a causa di un grande cataclisma, per ogni spostamento ci potrebbe essere un cataclisma diverso. Potrebbe essere, insomma, io... Beh, non è detto che eh, possa essere per forza un cataclisma che determina questa ciclicità dello spostamento dei poli. in realtà è il Questo contrario, in realtà è mm, lo spostamento che provoca il che provoca, cataclisma, infatti. Sì, perché sono d'accordo. la cosa interessante da notare è che molti pensano che, ah sì, siamo stati colpiti dal mega asteroide di Bruce Willis e quindi c'è stato lo spostamento, lo scivolamento della crosta terrestre. In realtà noi siamo entrati nel pulviscolo della coda di una cometa, fra virgolette. Poi dopo se uno fa due calcoli si rende conto che stiamo parlando di potenze inaudite. Ma come diceva Alessandro, cioè tutto sto casino di 12.850 anni fa sarebbe stato molto più tollerabile se fossimo stati colpiti in un altro punto del pianeta. Ci sarebbe stato un inverno atomico,
ci sarebbe stato sicuramente un'ecatombe di massa, eccetera, ma per esempio a livello planetario e geologico non ci sarebbero state queste conseguenze che vediamo qua, perché purtroppo ci è andata male, siamo stati colpiti, il grosso del colpo l'abbiamo preso proprio sulla calotta, per cui questo ha destabilizzato il moto rotatorio del pianeta e come abbiamo già visto più di una volta, e come è stato descritto nelle idee del diluvio, è questo che ha provocato poi il cataclisma. Quindi è lo spostamento del polo e questo effetto domino che è successo hanno creato questo problema. Cosa abbia creato gli altri spostamenti? Non lo so. Io non lo so. L'evidenza dice che ci sono stati degli altri spostamenti. Insomma, ci sono. C'è poco da dire. Potrebbe essere stato un altro colpo? Non lo so, non lo sappiamo. Ci sono zone del pianeta che si vede visivamente che sono state oggetto di grandi colpi, cioè questo è chiaramente un colpo di un meteorite. Insomma, adesso poi piano piano con gli studi lo troveranno, lo capiranno. Cioè, guardate le dimensioni di questo cratere. Cioè, qui abbiamo qualcosa di dimensioni apocalittiche. Cioè, quando c'è stato quel colpo lì, magari qualche milione di anni fa, se si è spostato il polo, sicuramente è successo. Questo è il colpo di un meteorite, questo lo sappiamo molto bene, lo vedete? Questo è il colpo di un meteorite. Eh, Anche qua, insomma, è piena la Terra, anche questo sembra essere il colpo di un meteorite. Tenete presente che noi siamo alle prime armi nel capire quello che è successo sul pianeta, soprattutto da questo punto di vista della potenza degli Zontemok. Non abbiamo mai studiato più di molto la cosa. Personalmente avrei anche qualche sospetto che questo sia un colpo di un meteorite. Lo vedete? Perché qua c'è stato, e questo lo sappiamo, pochissimo studiato, uno dei più grandi impatti di cui siamo a conoscenza. Si chiama Eltanin. Quindi tutto il fondale dell'Oceano Pacifico qui è tutto cosparso di detriti di un colpo cosmico pesantissimo. Allora, non vi sembra che questa potrebbe essere quasi, insomma, prima queste zone erano unite insieme, qui c'è stata la botta, insomma, lo tsunami alto qualche centinaio di miglia ha creato questa simpatica cosa. Sono ipotesi proprio buttate lì, no? Di quelle della domenica. Tu ti fai un giro su Google Art e ti vengono in mente queste cose, però poi dopo vai a vedere, dopo qualche anno magari salta fuori che è andata proprio così. Quindi non sappiamo molto delle cose. Per tornare per esempio anche alla cosa che dicevi tu, Serena, ci sono per esempio, eh, io leggevo ultimamente, dopo che ho scritto l'idea del diluvio, che è stato annunciato che una grossa cometa è entrata, diciamo, nel sistema solare o comunque fa rotta verso il sistema solare. Ehm, quindi questo fatto che grosse comete entrino nel sistema solare sembra a sua volta un qualcosa di ciclico, di periodico. Sembra, perché non è facile da capire. Sembra essere legato al moto della galassia, diciamo, al moto del sistema solare all'interno della galassia, che per qualche motivo passando attraverso le spirali della galassia, ne parlo anche nelle idee del diluvio, diciamo l'influenza gravitazionale, eccetera, perturbi questa nube di Oort, che è la nube dove è il congelatore, dove ci sono tutte queste comete, e ogni tanto qualcuna di queste comete esca da questa nube e abbiamo la sfiga che entra nel sistema solare. Però più di lì io non saprei veramente che dire. Così come potrebbero esserci altre cause che provocano questi slittamenti della corsa terrestre. Sicuramente le cause che noi abbiamo identificato 12.850 anni fa sono cause di pura, diciamo, fisica newtoniana. Quindi, ipotizzando, diciamo, che le cause non siano sempre di fisica newtoniana, andrebbe solo a capire qual è il grilletto, no? In quel caso è stato il bombardamento sulla calotta che l'ha frammentata, l'ha distrutta e ha sbilanciato il moto rotativo della Terra. Potrebbero essere anche delle altre le cause. In fondo,
insomma, con i moderni strumenti abbiamo scoperto che anche uno tsunami di dimensioni assolutamente trascurabili, perdonatemi se dico questo perché ci sono state tante vittime, ma rispetto a questi eventi quello è stata un'ondicciola, uno tsunami come quello giapponese ha spostato l'asse terrestre, quindi ha spostato diciamo, i parametri macroscopici del pianeta. Quindi, tutto sommato, non è così assurdo ipotizzare che altri eventi, quali non lo so, abbiano generato quelle evidenze che sono davanti a noi. Alessandro, mi sembra che volevi dire qualcosa. Lessi tempo fa uno studio del dottor Sweatman e Zikrisis che hanno studiato i monoliti che ci sono a Göbekli Tepe, avevano fatto una specie di teoria davvero molto interessante su questa ciclicità di questi eventi catastrofici. Adesso non ve la sto a spiegare perché è davvero lunghissima, aveva a che fare con la fisica un po' obsoleta ormai, come potrebbero dire in molti, ma che potrebbe spiegare anzi molte cose, che la fisica dell'etere, che andava un po' più di moda a fine 800. Era una teoria molto interessante, ma insomma un po' difficile da spiegare in questo momento. Sì, ricordo di aver letto le ricerche dello scozzese, mi sembra che sia Sweatman. Sì, Mhm. Sì. bene.